Ok, immergiamoci subito in questa nuova analisi. Idee politiche e colpa degli amici? È un mistero affascinante, un grande classico per chi studia economia e scienze sociali. Ci si chiede spesso, infatti, come nascano e come si evolvano le nostre convinzioni più profonde. La vera domanda è: le persone scelgono amici che hanno già le loro stesse idee? Oppure, col tempo, sono proprio le amicizie a plasmare quelle idee? È un interrogativo pazzesco, perché va a toccare l'essenza stessa di come il pensiero umano prende forma e cambia attraverso i legami sociali. In pratica, siamo di fronte al classico dilemma dell'uovo e della gallina. Viviamo in un'epoca in cui non si fa che parlare di polarizzazione politica e di echo chambers, quelle famose casse di risonanza dove le stesse identiche opinioni rimbalzano all'infinito. Per questo capire da dove nascano le nostre idee è assolutamente cruciale. Certo, sembra logico cercare la compagnia di persone che vedono il mondo esattamente come noi, ma pensiamoci bene, è altrettanto plausibile che, passando tanto tempo con qualcuno, le sue opinioni finiscano per influenzare le nostre. Dobbiamo assolutamente sbrogliare questa matassa per capire come si mantengono o come si superano le divisioni ideologiche di oggi. Il vero ostacolo quando si cerca di risolvere questo dilemma si chiama omofilia. Che cos'è? È semplicemente la tendenza naturale a stringere amicizia con persone simili a noi. È un istinto umano fortissimo, ma per chi fa ricerca, è un incubo metodologico. Crea un problema di endogeneità enorme. Se si gravita naturalmente verso chi condivide già la stessa visione del mondo, come si fa a isolare l'effetto puro dell'amicizia? Insomma, è stata l'amicizia a renderci politicamente simili o è stata la somiglianza politica a farci diventare amici? E questo grafico illustra brillantemente una situazione perfetta per aggirare l'ostacolo metodologico. Mostra le posizioni politiche degli studenti prima e dopo l'ingresso a Sciences Po, una rinomata università francese nota per avere studenti super attivi e politicamente molto schierati. L'immagine in azzurro mostra una distribuzione che gli statistici chiamano bimodale prima dell'inizio delle lezioni, con tantissime persone concentrate agli estremi. Ma guardiamo la parte in grigio, che rappresenta la situazione solo pochi mesi dopo. Le opinioni convergono drammaticamente verso il centro. Le posizioni estreme cronnano e si forma una distribuzione unimodale. Ma allora cosa può essere successo in così poco tempo per avvicinare in questo modo le idee di tutti? La risposta si nasconde in un esperimento naturale geniale, basato sulla settimana di orientamento delle nuove matricole. Appena arrivati, e prima ancora di iniziare le lezioni, i nuovi studenti vengono inseriti in gruppi di integrazione composti da circa 16 persone. E qui arriva il bello. L'assegnazione è rigorosamente alfabetica, in base all'iniziale del cognome. Per un'intera settimana queste persone partecipano unicamente ad attività ludiche e sociali, scoprono Parigi, socializzano, zero politiche e zero dibattiti accademici. Finito l'orientamento, i gruppi vengono semplicemente sciolti. Questo meccanismo crea un lasso di tempo iniziale di interazione pura e totalmente casuale, slegata dalle idee politiche preesistenti. I risultati derivanti da questa esposizione, causata puramente dal caso, sono sbalorditivi. I dati dicono che il solo fatto di essere finiti nello stesso gruppo alfabetico iniziale aumenta la probabilità di stringere un'amicizia duratura di ben 17 punti percentuali. È un effetto davvero enorme. Parliamo di un impatto superiore di oltre 10 volte a quello generato dall'avere altre cose in comune, come ad esempio la stessa fascia di reddito o l'aver frequentato lo stesso tipo di liceo. Questo dimostra che la vicinanza fisica, anche se dettata dalla pura casualità, è un catalizzatore pazzesco per le relazioni umane, superando di slancio l'omofilia. Quindi il punto cruciale di tutta questa ricerca è il nesso causale che viene finalmente a galla. Sfruttando questa formazione di amicizie totalmente randomica e quindi slegata dalle idee politiche di partenza, lo studio è riuscito a isolare l'effetto reale dell'amicizia. E qual è l'impatto? Questa interazione fortuita riesce a ridurre le differenze di opinione del 44% rispetto al divario medio. Non stiamo parlando di una semplice correlazione, ma di una causalità matematica dimostrata. Essere costretti dal caso a passare del tempo con qualcuno innesca una dinamica che demolisce letteralmente le divergenze di pensiero iniziali. Per farci un'idea concreta del potere persuasivo dell'amicizia, andiamo ancora più a fondo nei numeri. I dati parlano chiaro. Instaurare un legame d'amicizia riduce la distanza politica tra due persone di quasi un punto intero, su una scala da 1 a 10. Calcolando le medie, ciò rappresenta una riduzione netta del 50% del divario originale che li separava. 50%! Pensiamoci bene, è un dato notevole. Significa che un semplice legame personale, nato per puro caso, basta da solo a dimezzare posizioni ideologiche diametralmente opposte, spingendo le persone a trovare un terreno comune.
A questo punto, per capire l'ingranaggio che fa muovere tutto questo nella vita reale degli studenti, bisogna fare un passo avanti. Dobbiamo parlare del cosiddetto effetto di rinforzo. Per esaminarlo, i ricercatori hanno messo a confronto due tipi ben precisi di amicizie appena sbocciate. Da una parte, quelle nate tra ragazzi che avevano già visioni politiche molto simili, dall'altra quelle nate tra studenti con convinzioni totalmente discordanti. Questa comparazione svela dei meccanismi incredibili su come l'amicizia si traduca in azioni concrete nel mondo accademico e associativo. Ora, la cosa davvero interessante di questa slide è proprio la scomposizione del meccanismo di rinforzo. Quando il caso fa nascere un'amicizia tra due studenti che la pensavano già allo stesso modo, cosa succede? Succede che tenderanno a iscriversi esattamente alle stesse associazioni o club studenteschi. Facendo le stesse cose passano più tempo insieme a parlare di politica, creando una mini echo chamber su misura per loro. Bazzicano gli stessi ambienti, partecipano agli stessi dibattiti e, inevitabilmente, la loro vicinanza intellettuale si rafforza sempre di più nel tempo. In scenari come questo, l'amicizia agisce come un potentissimo acceleratore di un'affinità che esisteva già. Ma vediamo cosa succede dall'altra parte. E qui il quadro si capovolge completamente. Se il caso mette insieme due persone con radici politiche profondamente diverse, la dinamica di avvicinamento associativo semplicemente si interrompe. Pur mantenendo un sincero legame di amicizia a livello personale, questa relazione non li spinge a iscriversi alle stesse organizzazioni politiche studentesche. Scegliendo di mantenere separate le loro vite extracurricolari, le loro distanze ideologiche non si accentuano, ma non si riducono nemmeno, rimangono pressoché inalterate. E attenzione, qui guardiamo i dati in maniera totalmente imparziale, non stiamo dicendo se un'inclinazione ideologica sia preferibile all'altra. Osserviamo esclusivamente se l'esposizione sociale si trasforma in una condivisione pratica di percorsi. Tutta questa indagine ci lascia con un'evidenza fortissima. Una cosa banale e casuale come la lettera iniziale del nostro cognome può innescare relazioni capaci di alterare, in modo misurabile, il nostro pensiero politico. Sorge quindi spontanea un'ultima provocazione. Se il semplice fatto di essere stati inseriti a caso in un gruppo può chiudere i divari ideologici fino al 50%, quanto siamo davvero padroni e quanto siamo realmente indipendenti nel formare le nostre opinioni? Alla luce dei dati, forse è saggio iniziare a considerare l'idea che le visioni che compongono il tessuto delle nostre società dipendano da chi incrociamo sul nostro cammino, molto più di quanto vorremmo ammettere.